Ora chiudiamo il menu laterale, chiudiamo anche l'header e come vedete abbiamo impostato il full screen per quanto riguarda il nostro editor in modo da poter lavorare al meglio al suo interno. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del pop-up per la creazione di nuovi file, quindi in sostanza abbiamo impostato l'editor per definire nuovi file in JavaScript, JS, CSS e PHP, dando la possibilità all'utente di scegliere il nome del file e il percorso di destinazione. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a fare un video un po' più leggero e in sostanza andremo a applicare alcune modifiche al nostro editor in modo da poter effettuare il full screen del nostro editor in modo da poter lavorare al meglio sul nostro editor. Quindi per prima cosa ci spostiamo in gestione file e nella parte dell'intestazione dell'editor, quindi in questa riga qua, andremo innanzitutto a inserire il pulsante che ci permetta di collassare, quindi di chiudere il menu per la navigazione nelle sottocartelle. Quindi prima del pulsante per il salvataggio delle modifiche inseriremo un nuovo pulsante img src icone / menu hide.png, gli diamo un width di 22 pixel, gli diciamo style cursor pointer e poi gli diamo un titolo, gli diciamo nascondi navbar e poi gli diciamo anche align left, perché di default il contenuto del TD è allineato a destra. Quindi salviamo, F5, perfetto, come vedete è stato inserito correttamente il nostro pulsante. Ora quello che dobbiamo fare al clic sul nostro pulsante è andare ovviamente a nascondere il menu di navigazione. Quindi al clic sul nostro pulsante richiameremo la funzione collapse navbar e nell'intestazione del nostro file definiamo la funzione collapse navbar e andiamo a nascondere il contenuto. E per poter nascondere il contenuto del nostro div ovviamente dobbiamo al TD dargli un identificativo, quindi gli diciamo id nav. Bene, e quindi gli diremo alla chiamata della funzione document.getElement by id, e qua ovviamente ci va nav, .style.display uguale none. Perfetto, quindi salviamo, F5, clicchiamo sul nostro pulsante e come vedete va a nascondere il contenuto della nostra cella e l'editor assume il 100% per quanto riguarda la larghezza del display, bene, o meglio del box della nostra area privata. Bene, ora quello che dobbiamo fare è in realtà al secondo clic andare a mostrare il contenuto e quindi per prima cosa ci recuperiamo la chiamata della funzione
lo stato del nostro nav tramite la variabile display. Quindi andiamo a recuperare lo stato e if display è uguale a none, allora faremo un display uguale block in questo modo, altrimenti faremo un display uguale none. Salviamo, F5, clicchiamo su nascondi in navbar e viene nascosto, riclicchiamo sul nostro pulsante e come vedete viene mostrato il contenuto. Bene, ora andiamo a cambiare l'immagine alla nostra immagine, qualora il display sia none, mostreremo l'immagine per mostrare la barra di navigazione e viceversa, e visto che ci siamo li cambiamo anche il titolo. Quindi if display uguale none, allora display block ok. Per fare questo diamo un identificativo anche alla nostra immagine, gli diamo id uguale img navbar, perfetto, e se il display è none, quindi dobbiamo bloccare il contenuto, e gli diciamo anche document, qua abbiamo aggiunto display uguale che non ci interessa, quindi document.get element by id img navbar punto src uguale a icone slash menu hide punto png, e poi gli diciamo document.get element by id img navbar punto title uguale nascondi l'abbiamo chiamato nascondi in navbar, bene, altrimenti se il display è none dobbiamo mettere l'immagine per mostrare che si chiama menu show.png e come descrizione gli diciamo mostra navbar, quindi salviamo, F5, clicchiamo su nascondi, come vedete viene cambiata l'immagine e ci scrive anche mostra navbar, perfetto. Ora andiamo a inserire il pulsante anche per nascondere il titolo e la descrizione, e quindi inseriremo un'altra immagine, magari dopo quella per nascondere il menu di navigazione, che la chiamiamo hide title with 18 pixel, cursor pointer, qua nascondi header, allineamento sinistra e all'on click richiamiamo la funzione collapse header e gli diamo identificativo
img header. Bene, salviamo. F5, perfetto. Nascondi header. Ora al click vogliamo nascondere sia il div che ospita il titolo e il div che ospita la descrizione. Quindi gli diremo, tramite la funzione collapse header, quindi function collapse header, ci recuperiamo il display dal nostro titolo, basta uno, o il titolo o quello della descrizione. Poi, come abbiamo fatto per quanto riguarda il navbar, allora gli diciamo if display uguale none, document get element by d titolo display block, e dobbiamo anche aggiungere il block per il div della descrizione. Bene, poi l'immagine, quindi img header src sarà icone hide title.png, e la descrizione quindi il titolo sulla nostra immagine sarà nascondi header. Dovremmo averla chiamata così, vediamo un attimino. Sì, nascondi header, e lo stesso facciamo con il display uguale block. Quindi nascondiamo il titolo, quindi document get element by d titolo display none. Lo stesso facciamo con la descrizione. Poi img header in questo caso sarà show title, .png, e la descrizione sarà mostra header. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su nascondi titolo, viene nascosto completamente il titolo e la descrizione. Qua l'immagine ci deve essere un errore, show title una T non 2, perfetto. Clicchiamo su mostra e come vedete viene mostrato il titolo e la descrizione. Ora possiamo notare come in realtà, andando a nascondere il titolo e la descrizione, il nostro editor non prende il 100% dello spazio disponibile. Questo perché abbiamo dato al div un'altezza di 80 e ovviamente quella rimane fissa qualora venga nascosto il titolo e la descrizione. Quindi in realtà dovremmo dirgli che se il display è none, l'editor abbia un style.height uguale a 80 VH, altrimenti glielo impostiamo a 90 e poi nel caso lo modifichiamo. Quindi salviamo, F5,
Perfetto, viene impostato a 80, clicchiamo su Collapse, come vedete viene preso il 100% dello spazio disponibile, riclicchiamo su mostra titolo e come vedete viene impostato quello di default. Bene, ora chiudiamo il menu laterale, chiudiamo anche l'header e come vedete abbiamo impostato il full screen per quanto riguarda il nostro editor in modo da poter lavorare al meglio al suo interno. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a impostare la possibilità di poter cambiare il tema nel nostro editor.